Allora, mettiamo subito in chiaro una cosa. La Russia è in difficoltà, è senza benzina, ci sono code ai distributori, 2 chilometri, te l'ho detto nel video precedente, lo hanno riportato i principali giornali. L'economia russa è praticamente bloccata, l'esportazione del grano è un disastro. Se il commercio dei cereali ucraino è azzerato, quello russo non ne parliamo. Il grano saraceno è un Armageddon, Corriere. Code di 2 chilometri, distributore di benzina, Armageddon, grano saraceno, così la guerra sta rovinando l'economia e la vita dei russi. Poi sono così messi male che hanno dovuto chiedere aiuto alla Corea del Nord, che deve mandare anche i soldati, perché i russi addirittura sono rimasti senza soldati. Progressivamente sono rimasti senza tank, senza armi, senza divise, combattono con le pale, prendono i chip dalle lavatrici, e forse è proprio per questo che l'Ucraina sta bombardando i magazzini e-commerce, per evitare che i russi acquistino lavatrici dagli e-commerce che poi convertano in missili rotanti, missili che fanno anche da asciugatrici. Chiede aiuto alla Corea del Nord. La Corea del Nord apparentemente intende inviare, dice un'agenzia tedesca, altri soldati, come se già ce ne fosse, cioè non è che è quella notizia lì. Altri soldati lascia intendere che già ne ha inviati qualcuno o diversi e ne invierà altri, quindi chissà quanti ce ne sono al fronte che combattono contro Kiev, che hanno gli occhi a mandorla. Secondo l'intelligence sudcoreana, e qui bisogna un attimo, quando faccio non fraintendete, non è non mi faccio di cose. La Corea del Nord si starebbe preparando ad inviare ulteriori truppe in Russia. Tuttavia il Ministero della Difesa sudcoreano a Seul ha dichiarato che non vi sono indicazioni di un imminente dispiegamento di tali forze. Ma di che cosa stiamo parlando allora? Cioè, poi lo manderanno, stanno per mandare, sono lì, però non ci sono. Zelensky una settimanella fa aveva accusato la Russia di schierare 30.000-50.000 nordcoreani sul territorio russo, però ovviamente, perché se dovessero... ok. Poi parla del 2024, di quando 14.000 circa, o poco più o poco meno, nordcoreani erano sempre in Russia per cacciare gli ucraini da Kursk. Quindi ora, ad oggi, dall'intelligence sudcoreana non vi sono indicazioni di un imminente dispiegamento di tali forze. Però sono così in difficoltà che chiedono aiuto, E sono così in difficoltà, e tutto questo porta a che Kiev recupera territori. Recupera territori, ci dicono. Sta recuperando. Articolo di Repubblica. L'Ucraina recupera il terreno perduto. Ma il Donbass è a rischio. Di tutto il fronte, il nodo, il punto, la zona dove si concentrano i più scontri è il Donbass, cioè il Donetsk, cioè la cintura delle città fortificate alla quale l'esercito russo si è progressivamente avvicinata negli ultimi mesi, ora è lì a ridosso, cioè una parte già l'ha presa, si avvicinano a Sloviansk, anche a Kramatorsk. Quello è il punto che chiedeva un anno fa con il vertice in Alaska, come parte negoziale di un eventuale cessate il fuoco. Abbiamo detto di no, il governo di Kiev ha detto di no, perché non sarebbero mai arrivati lì, ora sono arrivati, quello è il punto. L'Ucraina recupera il terreno perduto, ma il Donbass è a rischio. Se recupera il terreno perduto, come fa a essere a rischio? Domanda semplice. Da gennaio, con una serie di micro-offensive, Kiev ha riguadagnato chilometri. Ok? Nelle regioni contese, però, il nemico resta in vantaggio. Scusate, allora dove l'ha recuperati sti chilometri? A Leopoli? O negli stati baltici? Dove l'ha recuperati? Cioè, il fronte, il territorio da recuperare sono le regioni contese. Se recupera territorio, come fa contemporaneamente a restare la Russia in vantaggio sulle regioni contese? Cioè, ha recuperato territorio. Nelle regioni contese, però, il nemico resta come se fosse un qualcosa di diverso. Cioè, hanno recuperato territorio
qua. Ma nelle regioni contese, però, che è tutto il fronte, resta in vantaggio la Russia. L'hanno recuperata a San Marino? Dove l'hanno recuperato questo territorio? Per capire, No, perché io sono uno di quei feticisti che va a leggere i report di SV. Io mi faccio male. Li leggo tutti i giorni, oramai da qualche anno, almeno da quando ho ripreso a pubblicare i video qui in modo assiduo nel 2024, ho cominciato, diciamo, a martellare, ogni tanto salto qualche giorno, ma anche se nelle descrizioni iniziali si parlava di dichiarazioni di Zelensky o dei suoi capi o dei capi degli eserciti, chi parlava di 600, 700, 800 chilometri recuperati da inizio anno, da 6 mesi, da 3 mesi a questa parte, non si capiva mai perché poi nello specifico dove avessero recuperato questi chilometri. Perché anche se cercano di nasconderlo con artifici comunicativi, devono ammettere che ogni tanto centri abitati cadono in mano russa, e allora uno potrebbe dire, ecco, qui sommiamo i chilometri e capiamo. Dall'altra parte non c'è riconquista. Dove li recupero questi chilometri? Cioè, recuperano terreno, ma dove? Ma non è che si sono sbagliati, ma non è che stanno da un'altra parte, tipo in Bulgaria, in Romania, non lo so, io mi chiedo, Comunque, recuperano terreno. ISV di oggi. Le forze russe sono recentemente avanzate a est di Sloviansk. Ma chi... Continuando a dare priorità agli sforzi per assicurarsi le posizioni favorevoli a sud-est della città in preparazione di assalti frontali. Assalti frontali? In preparazione degli assalti frontali alla cintura delle fortezze. Però ci mettono troppo. Attenzione. Cioè, sono arrivati lì, ma ci mettono troppo. E ce lo dice Zelensky. Aspetta, sempre ISV. Il presidente russo Putin continua a fissare scadenze irrealistiche per l'esercito russo per la conquista dell'intera regione del Donetsk, probabilmente in parte a causa della sua errata comprensione della realtà sul campo di battaglia. Putin avrà detto, entro questa data noi conquisteremo la cintura delle città fortificate. Ce lo dicono sempre da mesi, ce lo dicevano anche di Pokrovsk che non sarebbe mai arrivato, poi una volta che sono arrivati ci dicevano che la Russia non sarebbe mai andata oltre. Guardate le mappe. Comunque, al di là del fatto che comunque è una stronzata dire che stiamo vincendo perché il nemico non ha conquistato un determinato territorio entro una determinata data, ok? Se anche fosse che il nemico dica entro il 31 dicembre vogliamo questa città, poi non ci riescono, non ci sei riuscito solo a gennaio, febbraio. Ce l'hai persa comunque, però togliamo questo qui, facciamo finta di credere a. Andiamo nello sviluppo del titolo del paragrafo. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato ieri, perché mentre lo registro il 24, questo è un video per i mattinieri del 25, martedì 25 agosto, il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che Putin ha recentemente ordinato all'esercito russo di completare la conquista della regione del Donetsk entro il 31 dicembre 2026. Ah, ma è Zelensky che l'ha detto, no Putin. Ripeto, anche fosse stato Putin, chi cacchio se ne frega. Il punto è non farglieli prendere, perché se si riprende 2 mesi dopo non è un successo. Ma comunque sia, è Zelensky che ha detto Putin. Cioè, voglio dire, ho sentito un amico del mio amico, del nemico, del mio amico, del cugino. Ma che significa sta cosa? Ma guarda che, però se lo dice Zelensky. Se lo dice Zelensky che ha dichiarato, non voglio perdere il ritmo, nel suo discorso, l'Ucraina sta trasformando i soldati russi in fertilizzante, sono rimasti talmente ammaliati che ha detto, subito firmiamo 6,1 miliardi in più perché questo è un genio della diplomazia, voglio dire, no? Firmiamoglieli subito.
Quindi Zelensky dice che Putin, che dice che il 31 dicembre, che dice, e ha osservato che i principali obiettivi operativi di Putin in Ucraina rimangono la conquista delle città. Sentite, questo lo dice Zelensky, I principali obiettivi operativi di Putin in Ucraina rimangono la conquista di Kostantinivka, che è andata, Sloviansk, Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Cioè, non è che si è inventato, l'ha detto più di un anno fa. Quello è quello che vorrei. Me lo concedete? No, tu che fai? Ti arrendi? Se arrivano in casa ti arrendi? Senza fare nulla? A me non sembra che non facciano nulla, visto che hanno mandato miliardi e armi 40 paesi all'Ucraina, quindi fare nulla non mi sembra. E il problema è che nonostante tutto questo stanno perdendo territori, quindi bisognerebbe un attimo riprendere contatto con la realtà e dire ci siamo sbagliati. Questo è, non continuare a dire con le barzellette come i pigiamati mimetici vengono a commentare sotto i miei video. Ma se vengono lì, che doveva fare? Doveva arrendersi? Ma che doveva arrendersi? Qua, ma gli stiamo mandando anche il sangue e questi perdono territori. Ma voglio dire, vorremmo no cambiare tattica oppure aspettiamo un attimo che si distruggono tutti? Vabbè, comunque andiamo avanti. Zelensky ha capito oggi che la Russia vuole la cintura delle città fortificate. Beh, vabbè, ma se lo dice Zelensky. Sumi. Avanzamenti non confermati. Significa che lo hanno detto solo i russi che sono avanzati lì. Noi non confermiamo. Infiltrazioni a Kharkiv, che sono quelle avanzate che nel 2026 sono diventate tutte infiltrazioni per poi scoprire improvvisamente che un centro abitato se n'è andato. E allora rifaccio la domanda di grazia. Dove di preciso starebbero riconquistando terreno? Punto. Chiaro? Parlo in stampatello per gli ipocomprendenti. Questo mio sarcasmo è dato dal fatto di essere molto stressato dal vedere miliardi che mandiamo per continuare una guerra senza nessun obiettivo raggiungibile. Anzi, il sospetto, forte sospetto, quasi convinzione, è che proprio mandino miliardi per continuare la guerra, per poter succhiarci altri miliardi da spendere nelle armi, con il rischio di mandarci nella guerra, di coinvolgerci nella terza guerra mondiale con la Russia. Oltre ad aver danneggiato tutta la nostra economia, l'energia, il caro bollette, il carburante che abbiamo a 2 euro. Noi parliamo della Russia che ha le file dei 2 chilometri e noi paghiamo 2,20 euro il diesel. E noi paghiamo 2,20 euro il diesel con stipendi medi di 1.300 euro al mese. Sveglia, come dicono quelli che vogliono fare quelli che sanno. Sveglia, con tanti uno, ok? Però sono sulla strada per la vittoria, ci hanno detto, no? L'ha detto il ministro Wadephul, il ministro tedesco degli esteri. Perché dico sempre della difesa, invece no, della difesa è l'altro, come si chiama? Perché mi viene Pistorius? Forse. Vabbè, comunque Wadephul, ministro degli esteri, ha detto che l'Ucraina è sulla strada per la vittoria. Però ha fatto anche un'altra dichiarazione, perché lui è andato lì, è rimasto a Kiev, forse rimane lui, non va Merz, eccetera. Ha detto che parlerà telefonicamente con il suo omologo statunitense, perché? Marco Rubio. Perché nel corso della giornata vuole condividere le sue impressioni sul recente viaggio in Ucraina e ha affermato di voler chiedere a Rubio di assumere un ruolo proattivo. Come spiegato dal politico, la diplomazia statunitense in questo ambito è in gran parte gestita dagli inviati americani Kushner e Witkoff. Virgolettato di Wadephul. Potrei riuscire a convincerlo, Rubio, personalmente a fare di più, ma cercheremo anche di avviare colloqui attraverso altri canali. Hanno legami più stretti con la Russia rispetto a quasi tutti gli altri paesi europei. Cioè, aspetta. Lui ha detto che fa uno sforzo diplomatico, il tedesco ha detto che fa uno sforzo diplomatico per quanto riguarda la guerra Russia-Ucraina, dove noi armiamo l'Ucraina contro la Russia per fare pressioni su di chi? Per parlare con chi? Affinché gli Stati Uniti facciano di più? Cioè, ma che significa? In che senso? Cioè, se intende cominciare
Allora, se vuole spingere gli Stati Uniti a ricominciare a pagare i conti, questa è una cosa. Ma non è quello. Fare di più diplomaticamente con la Russia. Ma scusa, lo sforzo diplomatico della Germania è pressare gli Stati Uniti a fare qualcosa di più diplomaticamente con la Russia. Ma allora perché non lo fa direttamente con Mosca? Cioè, gli Stati Uniti per loro, con la Russia, lo hanno fatto. È noi che non lo facciamo. Cioè, la Germania, così come tutti gli altri paesi europei, compreso il nostro, hanno evitato come la peste anche solo di avere un contatto telefonico con Putin, col Cremlino. Anzi, hanno condannato tutti coloro che ci hanno provato nel corso del tempo. Scholz, quando oramai era finito politicamente, quindi ci ha provato. Costa, il presidente del Consiglio europeo. Orban, non ne parliamo. Fico, premier slovacco. E chiede agli Stati Uniti di fare di più diplomaticamente con la Russia. Ma datevi una svegliata e fate qualcosa voi, voglio dire. Forse dovremmo iniziare noi a fare qualcosa di più diplomaticamente invece di fare le passerelle a Kiev. No? Per promettere altre armi e inviare altri 6,1 miliardi, che non abbiamo tra l'altro. Perché mandano i nostri, ma bisogna che ci pressano, ci spremono ancora di più. La Russia rimane una minaccia. Le Monde, lunedì mattina, Moldavia e Romania hanno rilevato un drone proveniente dall'Ucraina nel loro spazio aereo. Porca miseria, di chi sarà sto drone? Il Ministero della Difesa moldavo ha dichiarato lunedì di aver rilevato un drone non identificato. Provo a indovinare? Provo? Proveniente dall'Ucraina. Proviamo se è nel non identificato di chi potrebbe essere? Al fronte, massiccio attacco missilistico con droni su Odessa, sui porti di Odessa, su una nave, addirittura è stato riportato adesso, proprio una nave è stata colpita nel porto di Odessa. Gli obiettivi principali sono magazzini alimentari, infrastrutture energetiche, abitazioni private, questo è il report ucraino. Incendi, al momento non abbiamo ricevuto informazioni riguardo ad eventuali vittime, quindi Odessa e i suoi porti completamente bombardate di nuovo questa notte. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che ha continuato durante la notte tutti gli attacchi nel porto di Odessa. Le forze russe avrebbero colpito un'autocisterna che trasportava carburante, 5 serbatoi di carburanti, uno stoccaggio e 10 magazzini contenenti equipaggiamento militare. Dall'altra parte c'è stato il bombardamento ucraino sulla Russia. Le Monde. I droni ucraini hanno preso di mira i centri logistici Ozon, che sono una sorta di bricolage, e-commerce bricolage, una cosa del genere forse. La seconda più grande azienda di e-commerce in Russia. Ok? L'Ucraina afferma di aver colpito diverse zone di questi Ozon, colonne di fumo, come i Wildberries, è la stessa cosa, obiettivi civili dei quali noi ci vantiamo. Va bene. L'Unione Europea quindi aumenterà la pressione affinché la Russia non smetterà di uccidere. Non smetterà di uccidere, chiaro? Noi dobbiamo aumentare la pressione, non diplomatica ovviamente, con le armi. Cioè noi mandiamo più armi per bombardare di più la Russia affinché la Russia smetta di uccidere. Chiaro? Ok. Aumenteremo la pressione finché la Russia non fermerà le uccisioni, non mostrerà una reale volontà di fare la pace e non si siederà ad un tavolo dei negoziati. Quindi noi che facciamo? La bombardiamo. Il rivenditore russo Ozon segnala feriti. Se tu attacchi un edificio civile dove lavorano civili, rischi di fare, anche con tutti gli allarmi e la messa in sicurezza dei civili, rischi di fare dei feriti. La Russia segnala bambini uccisi e feriti. Nel Krasnodar 2 bambini sono morti a causa della caduta di detriti di un drone, queste sono fonti occidentali nostre. Secondo quanto riferito di un drone, però non è che ci scrive ucraino, se fosse stato russo, cioè un drone russo sull'Ucraina e i detriti sono caduti su una scuola, drone russo colpisce la scuola. Qui invece un drone ucraino fa dei morti in una scuola, dei bambini. In Russia, caduta di detriti di un drone generico, così. Secondo quanto riferito da altre 9 persone, tra cui 7 bambini, sono rimaste ferite, eccetera, 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 eccetera. Perché
Ci sono morti di serie A e di serie B. Quelli russi contano poco. Noi dobbiamo fermare la Russia affinché non uccida più. Ok? Quindi noi per fermare la Russia affinché non uccida più, bombardiamo la Russia uccidendo i russi. Chiaro come facciamo noi? Perché noi comunque siamo i buoni, noi armiamo e finanziamo gli aggrediti. E gli aggrediti quello che fanno lo fanno per il bene dell'umanità, dell'universo, della Via Lattea, di tutto, dell'universo, del sesto e del settimo universo, compresi tutti gli altri 12. Allora, la Gran Bretagna sostiene Kiev nella produzione di missili a lungo raggio, proprio per far vedere che hanno a cuore la vita delle persone. In vista della prossima visita ufficiale in Ucraina, questa era un'agenzia antecedente oggi, dove Burnham, il nuovo premier britannico, ha detto che sarebbe andato ed è andato, è lì. Costa, il presidente del Consiglio europeo, aumenteremo la pressione affinché la Russia non fermerà le uccisioni, non mostrerà una reale volontà di fare la pace e si siederà a un tavolo dei negoziati. Sono degli sforzi diplomatici incredibili che io non avrei mai pensato potessimo arrivare così. Siamo proprio umanitari noi, cioè ci teniamo alla vita. Grazie, lasciate un like, un commento, sostenete il canale con un piccolo abbonamento qui su YouTube. Se apprezzate il lavoro che faccio, scegliete uno dei livelli, quello che più credete che sia congruo per il canale che non ha sponsor. Grazie a tutti, al prossimo video.